Ciao, bentornati. Sono qui per parlare con voi dell'ultima uscita, l'ultimo volume della cupa, drammatica, ma anche epica saga della Flottiglia. Non vi farò spoiler, ma nell'ultimo volume potremo seguire le gesta di questa flotta che si è formata mettendo insieme un sacco di protagonisti visti nei volumi precedenti che provengono da diversi regni di questo secondary world fantasy in cui i potenti sono senza scrupoli e dove è possibile all'impero di Zion di conquistare la piccola striscia dei Gazayan, un popolo perseguitato da moltissimo tempo e privato di ogni diritto, ma comunque molto battagliero. È una classica saga che racconta appunto la resistenza, se volete, di un piccolo popolo contro un grande impero molto più armato e dove a capo dell'esercito c'è questo stregone, il famoso Netanyanos, che guida con le forze del male, diciamo, che però sono anche descritte in maniera piuttosto interessante perché, come avete visto nei volumi precedenti, il popolo di Zion comunque è stato a sua volta un popolo perseguitato. Sta di fatto che nel penultimo volume abbiamo visto che Zion si è trasformato in una civiltà veramente oppressiva, violenta, senza scrupoli, quando il grande stregone, appunto di cui vi ho parlato prima, Netanyanos, ha evocato le forze del male, è stato posseduto da questo demone venuto da un'altra dimensione e quindi, insomma, si è scatenata la violenza più raccapricciante, tante scene di massacri, purtroppo anche che hanno coinvolto molti bambini. Una lettura che, devo dire la verità, mi ha anche molto scosso. È diventato quella che era iniziata come una saga fantasy, poi invece è diventato un grim dark fantasy e nell'ultimo volume puro horror. Per cui comunque una lettura consigliabile a chi proprio anche un po' il pelo sullo stomaco, ok? La cosa bella è che comunque il diabolico scrittore di tutta questa vicenda ha poi fatto in modo che tutti questi numerosi personaggi appartenenti a diversi regni si unissero per formare appunto la flottiglia, perché questa è la saga della flottiglia. E sono solo questi personaggi che si imbarcano e partono verso la striscia di Gazayan per portare sollievo, aiuti, eccetera, e sono solo loro alla fine i personaggi veramente ammirevoli, quelli che fa piacere riconoscere che sono i veri eroi della storia. Una storia che per il resto appunto è grimdark, tutti i vari governanti, da Netanyanos a, che ne so, la regina Melonia di quel regno ispirato molto anche all'Italia, devo dire, tra l'altro, o Trumpos, Melonia, questi personaggi qui sono ti fanno proprio venire voglia di prendere il libro e di buttarlo, perché sono scritti così bene per essere merde totali. Pensiamo al ministro, no, di Melonia, Tajanos, cioè gente scritta proprio con le loro dichiarazioni, ma proprio l'opportunismo politico, delle merdacce. Sono proprio personaggi scritti per farti pensare, ma com'è possibile? Com'è possibile? Meno male che poi ci sono questi, appunto, persone comuni, alcune magari un po' più in vista di altre, che però si imbarcano e riescono a partire, no? Con questa azione che lascia anche poi tutti di stucco, che spariglia le carte, che mette in imbarazzo i potenti, che qualcosa devono dire. E appunto c'è chi riesce a dire qualcosa di sensato, c'è chi prende una posizione e c'è chi, come la Melonia, per esempio, fa ridere, fa solo ridere, è moralmente spazzatura. Ma è proprio disegnata, è scritta così apposta perché deve essere, cioè, ti appassiona, no? Leggere di una roba del genere, una donna del genere, governante, diciamo, del genere. Totalmente inetto, ma comunque. Vabbè, ma comunque, poi il bello di questa saga è che comunque, secondo me, ci sono anche lettori che possono assumere un punto di vista che giustifichi tutte le schifezze condotte da Netanyanos, Melonia, che insomma, tutti questi. Comunque, è una bella storia proprio perché ti dà modo di riconoscere che perfino in un mondo così cupo, un mondo così orribile, questo mondo immaginario ma proprio a briglia sciolta,
perfino in questo tipo di mondo ci possono essere degli eroi. Ma il bello di questa saga è che non sono il classico eroe, sai, muscoloso, con la spada. Cioè, non sono quella roba lì. In questa bellissima saga ci sono persone comuni che hanno un coraggio strepitoso. Finalmente, perfino in questa saga, delle figure che possono proprio essere portate a modello. Perché sì, è vero che alla fine è sempre tutta immaginazione, per carità. Però è anche bello che dentro una storia ogni tanto ci siano dei personaggi che qualcosa ti possano insegnare. Cioè, le storie non devono essere didattiche, però a me ha fatto piacere a un certo punto riconoscere che in tutto questo mondo di merda totale, proprio questo mondo che ha il collasso etico, il collasso ecologico, perché è descritto anche così, questo mondo, cioè insomma, in un collasso totale di ogni valore, di ogni certezza, di ogni futuro, appaiono questi qua che sono incredibili, cioè figurine piccole piccole che si imbarcano, vanno, cercano di raggiungere questa striscia di Gazayan per portare un po' di sollievo, ma anche per attirare l'attenzione su una invasione che è paragonabile veramente alla, insomma, a una conquista da parte di demoni infoiati, perché alla fine è così che vengono descritti. E insomma è bello poter riconoscere che questi sono dei fighi pazzeschi, mentre gli antagonisti proprio sono descritti per essere la merda più totale. E a un certo punto, certo, uno dirà, vabbè, ma questo è manicheismo. Sì, ma a parte il fatto che la saga intera comunque ha tante sfumature, bisogna riconoscere che un po' di manicheismo ogni tanto ci sta anche, poter dire voi sì e voi invece siete la merda, no? E quelli lì sono gli eroi e gli altri sono la merda. È bello poterlo anche riconoscere, è una cosa appassionante. Quindi, in questa ultima uscita seguiamo la flottiglia che parte attraverso diverse acque internazionali, tra tutti questi regni, no? che si contendono il potere. E adesso non vi faccio spoiler, però è chiaro che si tratta di una missione quasi suicida. Poi bisogna vedere se, insomma, i vari contrappesi che poi si azionano nel corso della vicenda porteranno a quantomeno tutelare l'incolumità di questi eroi strepitosi, meravigliosi. Pensate, c'è anche a bordo di questa flotta di tante imbarcazioni un tizio che ha 86 anni e che si è allenato apposta per essere lì a bordo. Cioè, ma questi personaggi come fa uno scrittore a inventarseli? Bisogna avere veramente un talento. Devo dire che comunque questa saga veramente regala grandi emozioni, grande voglia di veramente di dire Gazayan libera, insomma, no? Ti diventi partecipe della sorte di questo popolo, anche perché ci sono tutti i flashback, Cioè, ricordiamo che appunto nei flashback precedenti abbiamo visto che Zion è una terra nata dopo una persecuzione terribile, per cui il popolo di Zion all'inizio della saga parte come protagonista positivo, eroico. E proprio il meccanismo narrativo è straordinario, perché col tempo vediamo che quelli che sono stati vittime diventano carnefici. Naturalmente hanno tutte le loro ragioni che continuano a ripetere, ma poi la situazione peggiora a un punto tale che devi riconoscere, ed è questa proprio una delle caratteristiche più anche laceranti, più disturbanti della vicenda, dover riconoscere che il popolo di Zion è diventato il carnefice. È terribile, questo è terribile. Però devi guardare in faccia la realtà e quindi affrontarla e dire sì, cioè questi qui assumono proprio il punto di vista di coloro che li hanno perseguitati nel primo volume, no? Che eravamo già, dove eravamo come, seguendo questa storia, eravamo tutti molto scioccati, perché cavolo, cioè tantissime vittime, scene terribili, ricorderete, no? All'inizio della vicenda. E adesso loro si comportano allo stesso modo. E quindi le vittime continuano a essere, insomma, da tantissimi anni, questi Gazayan, questo popolo perseguitato, che poi tra l'altro veramente stiamo parlando di un'aggressione alla popolazione civile. È qui che
le forze demoniache di Zion, che appunto è guidata da questo grande stregone, che è uno stronzo, è pazzesco come è descritto, ma uno stronzo pazzesco, meraviglioso, proprio il massimo degli stronzi, e poi tutti i suoi cortigiani. I cortigiani poi sono fantastici, sono proprio raccontati bene, sì, tutti delle merde. E quindi narrativa forte, emozioni forti, e per fortuna abbiamo anche dei protagonisti positivi, che sono questi della flottiglia che partono, e in un certo senso non vi faccio spoiler, ma la speranza leggendo questa storia incredibile è che loro si ergano a simboli per una umanità che in questo secondary world è proprio senza speranza, cioè proprio al collasso etico totale, ma magari finalmente l'arrivo di questi eroi, perché di eroismo si può solo parlare, cioè, l'eroismo è molto raro in questo mondo dove è ambientata la storia, anzi praticamente quasi assente, però alcuni proprio spiccano, e davanti all'eroismo, per contrasto, ecco che infatti emergono le differenze, no? Dove c'è molta luce, l'ombra poi è molto, in proporzione molto molto fitta, per cui emergono appunto questi, la regina Melonia e altri personaggi terrificanti, cioè, e anche un po' ridicoli, bisogna dire che sono anche molto ridicoli. Quindi, beh, insomma, io che vi posso assolutamente consigliare di questa saga, ve la consiglio assolutamente, soprattutto vi consiglio di seguirla, perché comunque porta un po' di luce, ecco, porta un po' di luce in una vicenda che abbiamo seguito con grandissima angoscia, con quasi incapaci di crederci. Abbiamo sospeso la nostra incredulità per crederci, perché è così che facciamo, no? A un certo punto devi, se vuoi seguire questa vicenda, devi dire va bene, mi arrendo, cioè, è tutto vero, ok? Quindi vado avanti. Però finora è stata talmente terribile, ed è ancora terribile, no? Nella sua macroscopica dimensione tragica, ma finalmente abbiamo visto che degli uomini comuni, donne e uomini comuni, si alleano, si mettono insieme, partono con queste barche tutti insieme, e sono meravigliosi, e uno si sente anche molto umile, molto piccolo in confronto a loro, no? Giustamente è un po' una luce, una speranza, ti dà questa storia, alla fine ti dà un briciolo di speranza. In mezzo a tanto orrore arrivano questi, che sono persone comuni, che si imbarcano, sanno che saranno fermati, Vabbè, non volevo farvi spoiler, comunque, scusatemi. Lo sanno, perché sono mica scemi. E hanno tutti contro, tutti questi topi, proprio topi, no? che li accusano di avere altri interessi, tutti questi cortigiani pelosi, puzzolenti, proprio moralmente fangosi, paludosi, sono proprio la fogna. La fogna in confronto, uno li guarda e dice questi sono la fogna e questi sono gli eroi. È giusto, no? Ogni tanto bisogna anche rimettere un po' in sesto la visione, no? Cioè decidere da che parte vuoi stare tu. Cioè, perché se dai ragione a quelli lì, nella fogna, beh, probabilmente anche tu sei un topo, no? È un ratto proprio. E non ci sono tante alternative, perché di fronte all'eroismo, voglio dire, questa è una classica storia di eroismo, un po' alla Guerre Stellari, no? C'è un impero del male, ci sono alcuni che resistono, però non hanno proprio i mezzi, stanno subendo le peggiori atrocità. Intanto l'impero del male dice no, ma noi non stiamo facendo niente. No, assolutamente, noi siamo bravissime persone. I lividi che ha in faccia mia moglie mica è perché è caduta dalle scale, siamo lì, no? A quel livello lì di negazionismo totale, ecco. Quindi insomma, in una storia del genere poi è chiaro che da una parte c'è il male, da una parte ci sono questi eroi, e se tu preferisci il male è tutto chiaro, no? E insomma, seguitela, perché secondo me probabilmente non finisce benissimissimo, però la cosa è questa:
Gli eroi esistono. Io non credevo. In questo mondo di merda, dove è ambientata tutta questa storia, c'è ancora spazio per l'eroismo. Pazzesco. Gazayan libera.